Immagina di svegliarti una mattina e di scoprire che tutto ciò per cui hai sempre lottato, per cui hai sempre faticato, su cui tanto hai studiato e tanto ti sei impegnato non vale più niente. Infatti immagina di poter essere rimpiazzato da quella che adesso chiamiamo intelligenza artificiale, che non dorme mai, è sempre più vigile, impara molto più velocemente di noi e probabilmente è in grado di svolgere per ora in parte, ma magari in futuro completamente quello che è il nostro lavoro. C'è una nuova funzione di ChatGPT che ci può fare veramente riflettere su questo e che ci può fare quindi pensare su quale sia il valore del nostro contributo tradizionale nel mondo del lavoro. Quindi la domanda di questo video è: l'intelligenza artificiale e soprattutto questa funzione di ChatGPT mette a repentaglio il mio lavoro? Oggi siamo qui per scoprirlo. Infatti la tecnologia dell'intelligenza artificiale non solo può imparare da milioni di testi, di libri, di dati statistici, eccetera, ma può ora fare una cosa che potrebbe effettivamente rubare il mio lavoro o forse anche il tuo. Ma qual è questa funzione e qual è soprattutto il mio lavoro? Io sono Federico, sono un ricercatore, insegno all'università, tengo dei corsi che parlano anche di didattica, motivo per cui sono qui su YouTube a parlare di come studiare al meglio utilizzando queste intelligenze artificiali, e oggi scopriamo se quella che viene definita vision, ovvero la capacità di ChatGPT di vedere dei testi o delle immagini ed essere critico nei confronti di ciò che noi gli mostriamo, può effettivamente rubare il mio lavoro. È inevitabile che le intelligenze artificiali rivoluzioneranno molti settori, uno di questi potrebbe essere quello della didattica. In questo canale ti mostro come pianificare al meglio il tuo percorso di studi, come preparare presentazioni, come fare tantissime cose con l'intelligenza artificiale, proprio perché voglio che questo sia uno strumento a favore dello studente e voglio che questa didattica, questa nuova didattica che può nascere dall'integrazione delle intelligenze artificiali, sia la più consapevole possibile, sia per noi insegnanti che per te che sei uno studente o sei comunque qualcuno che vuole imparare. In questo video vi mostrerò come la versione di ChatGPT che integra la possibilità di avere questa vision potrebbe effettivamente rivoluzionare il modo in cui insegniamo per esempio la chimica o la biochimica o i bioprocessi, e quindi vedremo se effettivamente potrà o meno essere una rivoluzione anche in campo didattico. Quindi se sei un formatore o comunque uno studente, unisciti a me in questo viaggio, in questi test, per vedere se davvero dobbiamo avere paura di ChatGPT, se il nostro lavoro è davvero a rischio oppure ancora noi come esseri umani che facciamo didattica serviamo a qualcosa. Benissimo, siamo al computer, abbiamo ChatGPT aperto, ora proveremo questa versione di Vision, questa possibilità di ChatGPT di vedere qualcosa che noi gli mostriamo. Di conseguenza ho cercato di creare degli esempi a crescente difficoltà, partiamo con qualcosa di semplice e anche abbastanza dibattuto, prendiamo quello che è questo schema di produzione di non diciamo che cosa e vediamo se ChatGPT riesce a interpretarlo e dirci di che cosa si tratta. Ovviamente sarebbe troppo semplice mostrarglielo con le scritte, lui le scritte le riconosce abbastanza bene, di conseguenza mi sono adoperato per censurare le scritte. Faccio uno screenshot, glielo schiaffiamo dentro ChatGPT e gli diciamo di che cosa si tratta. Benissimo, ha riconosciuto che si tratta di un processo per la carne coltivata, ha riconosciuto l'animale, ovvero la mucca nel caso di carne bovina, ha riconosciuto che si tratta di cellule staminali, mi ha parlato di bioreattore e successivamente ha parlato dell'impalcatura necessaria per organizzare i tessuti della carne. Questo dice anche che cosa potrebbe diventare questa risorsa in futuro. Fin qui tutto bene. Niente ci vieta in questo caso di fargli altre domande, quindi se noi fossimo veramente all'oscuro di tutto, ci trovassimo questa immagine senza scritte, volessimo capire di che cosa si tratta, ok, l'immagine è molto rappresentativa, ricordiamoci che siamo al primo step, questa è la più semplice che gli mostreremo, l'immagine è molto rappresentativa anche per noi, probabilmente lo capiremo lo stesso, però già che ti dica cellule staminali, bioreattore eccetera eccetera, se noi fossimo all'oscuro di tutto potremmo poi andare ad approfondire chiedendo ulteriori delucidazioni. Quindi sebbene ChatGPT abbia riconosciuto il processo di carne coltivata nel laboratorio, questo è solo l'inizio. Infatti le cose si complicano quando si introducono immagini con più dettagli e definizioni più sottili, dove quindi il contesto e l'interpretazione più profonda sono cruciali. Quindi per metterlo in difficoltà gli daremo in pasto un'immagine più complessa per verificare la sua capacità di analizzare immagini che richiedono una comprensione visiva più complessa. Quindi cerchiamo di emulare quello che è il lavoro che potremmo fare noi, il lavoro specialistico che richiede generalmente l'intervento umano. Quindi come secondo test ho preso da un libro molto conosciuto in termini di chimica, biochimica in particolare, questo schema di reazioni che, va bene, ha degli step
vediamo che cosa ci restituisce. Sono solo molecole, ci sono frecce, c'è qualche scritta ma veramente minima. Facciamo uno screenshot e vediamo che cosa ci dice. Ci ha preso, ci parla di meccanismo enzimatico, ci parla di enzima proteolitico e addirittura ci becca anche con il tipo specifico di enzima, che in questo esempio era la tripsina. Perché? Perché lui ha riconosciuto la triade catalitica e successivamente ha riconosciuto anche vari step: l'approccio del substrato, successivamente il complesso tetraedrico, il complesso acilenzima, eccetera. Qui veramente non ho niente da dire. Se volessimo potremmo andare a chiedergli ulteriormente altre informazioni. Andiamo a confermare con questa immagine non censurata che effettivamente si parla del taglio idrolitico del legame peptidico da parte della chimotripsina. Tuttavia quello che lui ci ha restituito è una risposta con una rappresentazione abbastanza semplificata e soprattutto una ideale. In un ambiente reale come quello del laboratorio le reazioni possono presentare sfide ben diverse dovute da diverse variabili e soprattutto da reazioni che si possono comportare in modi meno prevedibili. Quindi se volessimo andare a creare un contesto più complesso possiamo chiedere a ChatGPT di studiare una specifica reazione con delle molecole che non sono affatto comuni, o meglio, una lo è, altre no, e gli chiederemo di riconoscere in modo specifico le molecole, di riconoscere che tipo di reazione è e successivamente gli chiederemo quali sono le variabili che possono influenzare il processo della reazione. Facciamo lo screenshot e in questo caso gli chiediamo di che molecole si tratta per prima cosa. Allora, sono soddisfatto solo in parte perché la reazione l'ha presa, è una reazione di esterificazione, però purtroppo riconosce, ci dice anche che cos'è la reazione di esterificazione, eccetera, riconosce però in modo sbagliato le due molecole. Ci è andato abbastanza vicino, nel senso riesce a riconoscere parti specifiche della molecola, come quella dell'anello aromatico, e riesce a vedere che questo è un poliolo che porta più ossidrili, ma li scambia rispettivamente per un acido cinnamico come primo composto e un glicerolo come secondo composto. Purtroppo non sono queste le molecole, non ci è andato lontanissimo, ma non sono queste le molecole. La prima è ibuprofene, la seconda è eritritolo. Vediamo di chiederglielo nuovamente. Glielo chiediamo di nuovo. Mi scuso per l'errore. La prima sinistra? Niente, ancora non le riconosce. La prima sinistra è una molecola che in realtà non è quella e la seconda continua a essere glicerolo. Probabilmente nel contare ChatGPT non è ancora bravissimo, soprattutto in un'immagine come questa. Però capiamo l'importanza di questa cosa, è assurdo, non abbiamo scritto neanche una didascalia, non abbiamo lasciato niente e lui veramente c'è vicino. Probabilmente in pochissimo tempo riusciremo a fornirgli un'immagine e avere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno sul processo, su che cosa succede a livello molecolare, su qual è la conseguenzialità di una reazione in seguito a un'altra. Questo dal punto di vista didattico è incredibile, uno strumento stupendo. Quindi quello che abbiamo visto oggi non è una magia, è la realtà, è ora qui e in pochissimo tempo diventerà decisamente meglio di così. Abbiamo testato la funzione Vision di ChatGPT e abbiamo cercato di capire se può fare le veci di un docente e la risposta forse è attualmente no, ma può essere uno strumento utile per indagare. Nel momento in cui veramente dobbiamo scoprire qualcosa di nuovo, possiamo tramite una domanda più approfondita scavare e scoprire. Questo non è un esercizio di stile, era un modo per valutare se effettivamente possiamo noi integrarlo all'interno dei nostri processi didattici e all'interno dei nostri processi di studio se siamo degli studenti. Se sono uno studente ricevo uno schema, non so da che parte sono girato, posso darlo in passo a ChatGPT e capire di che cosa si tratta. Da lì posso continuare a approfondire, chiedergli, fargli domande una dietro l'altra fino a scoprire veramente, non solo tramite lui, ma con una semplice ricerca di Google, che processo è, di che cosa si tratta, a che cosa serve e posso veramente imparare molto velocemente e veramente con sforzi minimi rispetto a prima. Quindi queste sono delle grandi opportunità, dobbiamo cavalcare l'onda dell'innovazione e integrarle all'interno dei nostri processi didattici e di studio. Quindi ricordiamoci sempre che dietro ogni innovazione c'è il cuore e la mente di ricercatori che investono tante risorse verso la ricerca della conoscenza. Abbiamo questo strumento a disposizione ed è giusto usarlo nel migliore dei modi. Quindi ricordiamoci sempre che alla fine non è importante chi ha la tecnologia più avanzata, ma il modo in cui la si usa. Se vogliamo fare la differenza abbiamo degli strumenti potentissimi per farlo. Grazie per aver visto questo video, non vedo l'ora di sapere come ognuno di voi utilizzerà ChatGPT per i propri scopi. Fammi sapere nei commenti se conoscevi questa funzione di ChatGPT e come la useresti in modo creativo per facilitarti
la giornata, perché questo si tratta di sfruttarlo al meglio per crearsi delle opportunità. Ricordati di mettere like e di cliccare in questo video dove ti mostro come puoi veramente imparare ogni cosa in un batter d'occhio con ChatGPT. Grazie, ciao!